Sono stragasato perché mi è arrivata appena adesso la Poképosta con questo pacchetto qua, con all'interno solo una carta, ma questa carta qua intanto è bellissima, è vintage anche questa ovviamente, tanto per cambiare, e va a riempire un tassellino della mia collezione che cercavo da tanto tempo, soprattutto perché fa parte di un set che sto cercando di finire il prima possibile in quel periodo qua, perché mi mancano poche carte, ma quelle poche carte che mi mancano sono belle impegnative da acquistare. Quindi andiamo a vedere subito di che cosa si tratta. Si parte con Giunipero, la passione è tutta qua, ogni carta è un'emozione che ci unisce in libertà. Apri una busta, senti il cuore, ogni scoperta ha il suo valore, tra raccolte e novità la passione crescerà. Giunipero, la passione è tutta qua, ogni carta è un'emozione. Giunipero, si va! Hey, hey! Ed eccoci qua nella nostra postazione da sboosting, da Poképosting, con i nostri mezzi di fortuna. Facciamo che lo apro off camera. Ed eccola qua la mia bellissima cartina. Qua tolgo tutto, non si riesce ovviamente a apprezzare niente con questo top loaderino, quindi tiriamo fuori anche questa e via anche la Perfect Size che è di qua. Ed eccola qua la mia bellissima cartina. Sono abbastanza emozionato, tanto per cambiare, come sempre quando mi arriva la Poképosta praticamente, anche se magari hanno il valore di €1, ma questa no. Come vi dicevo è di un set vintage della serie Neo, dei set Neo diciamo. Come potete vedere la carta non è perfetta, ma è abbastanza buona, cioè per me va benissimo. Adesso sto guardando un po' in controluce io, però molto bella, c'ha qualche puntino bianco, lo potete vedere lì, e qua soprattutto, ma poi per il resto è molto carina, molto carina, e non vedo l'ora di vedere il front. Come vi dicevo dei set Neo, più precisamente di Neo Revelation, e se avete visto il precedente video forse avrete già capito di che cosa si tratta, cioè stiamo parlando del bellissimo Raikou. Bella. Anche questa qua è una carta che da bambino ho sempre sognato di avere tra le mani e non l'ho mai reperita. Il front direi che mi sembra molto bello, Sto guardando anche l'olografia che sembra proprio carina. Sembra carina. Carta abbastanza leggendaria di Ken Sugimori, si vede tranquillamente il fatto che l'abbia illustrata lui, i suoi tratti istintivi, ed è uno dei 3 cani leggendari. Se avete visto la scorsa Poképosta avrete visto che mi è arrivato anche Suicune, e quindi mi manca solo il carissimo Entei, e devo dire che in questo periodo qua sto trovando tante carte di Neo Revelation. Infatti tante Poképosta che ho fatto sono proprio su Neo Revelation. Sto trovando delle offertine carine e quindi ne sto approfittando, perché non voglio più poi magari ci farò anche un video a parte su questa cosa qua, cioè non voglio più aspettare di trovarla magari a 5-10 euro in meno per poi farmela sfuggire, per poi dopo magari mi risale e non la trovo più nelle condizioni che voglio io. Quando adesso sono arrivato a una storia della mia collezione, del mio collezionismo, in cui quando trovo una carta che mi serve per la mia collezione ed è nelle condizioni che dico io la prendo. Deve ovviamente anche esserci la corrispondenza con il prezzo, perché non amo pagare delle carte tantissimo rispetto al loro valore. A me piace pagare le carte il giusto, e questa devo dire che ho trovato un'offerta secondo me buona. Però ragazzi, cosa vi devo dire, spettacolare, 3 cani leggendari, storia di Pokémon, e bellissima. Poi veramente nel mio cuore, perché la seconda generazione
Non so se forse la preferisco alla prima anche addirittura, boh, non lo so, sto pensando tra me e me, la mia mente sta viaggiando vedendo questa carta qua e non so, a voi capita quando vi arrivano delle carte che magari da bambino le avete viste in mano agli altri, ai vostri amici, ai vostri parenti no, non so se vi capita poi quando l'acquistate da grandi finalmente un'emozione strana, cioè è come se stai citando, perché adesso da grande finalmente puoi permetterti queste cose qua, però allo stesso tempo sei veramente felice, come se tornassi indietro. Infatti la mia mente adesso sta viaggiando in Pokémon Oro per esempio, un'emozione forte. Adesso vado a prendere le sleeve che come al solito mi sono dimenticato. Tra l'altro ho finalmente probabilmente trovato la soluzione definitiva per i miei binder, perché come sapete sono messi male, cioè proprio a livello di impostazione, come potete vedere qua, c'è nulla contro ovviamente Ultra Pro, però questo qua è un binder ad anelli, l'altro è un quadro zip foglio, quindi quelli con 4 carte per riga, i colori non c'entro niente, l'altro è beige, questo qua è enorme, in più ad anelli c'è il rischio di rovinare le carte, insomma comunque poi ho anche delle sleeve verdi. Credo di aver trovato la configurazione che mi farà rifare tutti gli album. Ho già comprato dei binder nuovi in cui mettere tutte queste carte qua, ordinarle, perché così c'è la collezione, cioè l'occhio vuole la sua parte, cioè sono fatte apposta, e quindi non volevo tenere queste pagine qua trasparenti, anzi questo qua lo sfrutterò per un'altra collezione che sto facendo. Comunque questa qua è la 13, vediamo un po' fin dove va. 14, qua, quindi 13 giustamente, prima di Suicune, inserita nell'album. Qua c'ho, ok, ecco, dai, ci siamo con Neo Revelation. No, comunque vi dicevo del rifacimento, diciamo, dei miei binder. Tra poco arriverà un video dove magari lo farò anche insieme a voi, non lo so, dove sistemerò un po' i miei binder, perché così veramente non si possono vedere e poi hanno tutto, vabbè, non mi piacciono insomma, però forse ho trovato il modo per un ottimo modo per disporre la mia collezione. Comunque Neo Revelation, qua direi che non siamo messi male, considerando che appunto tutte le carte sono già in ottime condizioni, queste qua, quindi non siamo messi per niente male. Le carte più costose, oltre agli Shining che non ho, quindi Magikarp e Gyarados, favolosi. Ovviamente mi manca l'Entei e l'O-Oh, che sono le carte più costose, cioè O-Oh in realtà dovrebbe essere quella più costosa, e qua attualmente non mi ricordo che cosa mi manca, però non devono essere così tanto costose, ecco. Però qua i miei buchini si stanno riempiendo e sto parlando di quelli del binder. Grazie per essere stati con me durante questa Poképosta in cui abbiamo visto una carta bellissima, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!